Ciao amici e amiche del segno del cancro, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric Record. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 4 al 10 maggio. Prima di iniziare vi ricordo che è un'attesa generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso iniziamo. Prima di tutto con vedere come andrà la vostra settimana, cioè le energie principali, poi i segni zodiacali da attenzionare, vedremo l'ambito amore, le relazioni, il lavoro e le finanze. Apriamo la settimana con la carta dei pesci e direi che è un buon inizio, quindi vuol dire che qualcosa inizia per il verso giusto, c'è una bella carica, una bella energia da poter utilizzare nelle varie cose. Spesso è associata all'indipendenza, al guadagno, all'arrivo di un qualcosa di importante, miglioramenti e progressi in un ambito, qualcosa avanza o finalmente si muove. Poi troviamo la torre. Secondo me dobbiamo fare attenzione, soprattutto nella prima parte della settimana, a utilizzare al meglio le nostre energie. Con la torre potremmo fermarci un attimino o perché abbiamo bisogno di riposarci oppure proprio di prepararci e di riflettere con attenzione e con cura su un qualcosa. Potremmo avere a che fare anche con situazioni legate alle varie incombenze e soprattutto alle questioni legali, burocratiche, autorità, eccetera, e quindi a maggior ragione quindi serve attenzione e cura. E poi troviamo il quadrifoglio. Ha una valenza sia positiva sia negativa, tendenzialmente è una carta di speranza, di fiducia, di vittoria, di ricompensa, possibilità che si aprono, delle sorprese, dei cambiamenti che insomma in qualche modo dobbiamo cogliere o possiamo anche non cogliere, questo dipende dalla nostra volontà, però ci sta dicendo che alcune cose si possono muovere abbastanza in fretta in senso positivo e che quindi dobbiamo farci trovare pronti. I segni zodiacali da attenzionare sono principalmente quelli di terra, Toro, Vergine e Capricorno. Abbiamo un pochetto anche quelli di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario. E adesso procediamo con l'ambito amore. Ambito amore, coppia single, magari se siete interessati anche a ascoltarle per rintracciare quelle situazioni legate alla famiglia, alle amicizie, potete farlo. Ovviamente dovete adattare un po' quello che andrò a dire. Troviamo la ninfea. La ninfea sì, ci parla di un inizio un po' difficile perché magari c'è mancanza, c'è distanza, un attimo di freddezza, di allontanamento, cioè può essere tra virgolette non eccessivamente negativo perché se ci sono degli impegni, se c'è distanza per questioni di lavoro, di contrattempi, magari si ha poco tempo da poter dedicarsi a vicenda, magari ritagliarsi un attimino, comunque cercare il momento giusto proprio per recuperare è possibile da quello che si vede soprattutto nel fine settimana. Comunque il girasole arriva a chiudere il cerchio in senso positivo perché si vedono delle dinamiche un po' difficili come fanno pensare alcune cose o proprio di distanza emotiva o delle situazioni, vicissitudini in famiglia o a livello esterno che non vi permettono di concentrarvi su di voi, oppure come può dire l'arnica, magari c'è un qualcosa di difficile che voi state affrontando
con voi stessi che avete bisogno di riflettere, non dico di stare in solitudine, però di concentrarvi maggiormente su voi stessi. Come dicevo, non è una cosa negativa, può succedere, ma non va ad intaccare l'unione e l'amore della coppia, cioè diventa un po' più difficile in quelle situazioni che ormai già procedono da un sacco di tempo in questo modo. Allora se state valutando di, ahimè, chiudere una relazione o di rimettere in discussione una relazione prima di capire come procedere, magari questo potrebbe essere un momento di questo tipo. Dovete valutare, perché magari finalmente si può capire come procedere e andare avanti. Se invece state mettendo in discussione questa relazione, allora anche qui bisogna cercare di capire se è quello che desiderate, quello che volete. Magari il sole porta un po' di chiarezza, un po' di lucidità, e quindi ognuno farà la propria scelta. È ovvio, come vi dicevo, dato il significato delle carte, vi do delle indicazioni e che dovete valutare. Magari, come vi dicevo sin dall'inizio, sono delle situazioni passeggere che possono essere risolte, e quindi ci si può concentrare su se stessi e sulla coppia. Questo vale anche per i single, dove ci sono delle situazioni che magari si sono già concluse e state cercando di metabolizzare. Allora già il girasole vi sta dicendo che finalmente quella boccata di serenità o anche di nuove situazioni, soprattutto socializzazione e amicizia, sono un nuovo punto di partenza. Ci possono essere anche dei possibili ritorni, di avere a che fare con qualcuno del passato, di rimuginare magari su alcune cose che sono successe, però ricordatevi che c'è questo spiraglio che in qualche modo vi porta nuove possibilità. Per le questioni più pratiche del lavoro e delle finanze abbiamo la stanza che indica appunto riflessione, ma non solo, una nuova energia che entra nella vostra vita, anche nuove opportunità, e c'è la possibilità di valutare delle notizie, osservare meglio, studiare alcune carte, alcuni documenti, valutare anche notizie che poi possono provenire telefonate, mail, eccetera, esserci degli incontri, quindi direi che avrete a che fare con queste varie situazioni, che alcuni di voi addirittura possono essere molto molto utili per cercare di risolvere. Come vi dicevo sin dall'inizio, magari ci sono delle situazioni legate a questioni legali, burocratiche, all'autorità, e allora questo potrebbe essere un passo importante per incontri, per osservare meglio alcune cose, per valutare delle proposte. Ovviamente da quello che si vede, pur essendo una settimana abbastanza movimentata, richiede comunque circospezione o attenzione. La carta del vedovo ci fa capire che ci sono delle scelte da prendere, un po' difficili o anche dolorose, insomma, dipende, perché se c'è esigenza di lasciare andare alcune situazioni, di trovare un compromesso difficile o trovare quelle situazioni e soluzioni non facili, allora però attenzione, ricordatevi che avete comunque delle carte positive, vuol dire che è nel cambiamento, che è nel rinnovamento che riuscirete a fare grandi passi in avanti, e questo vale anche per chi è alla ricerca, perché ci sono delle opportunità da valutare, alcune da lasciare andare, però comunque è un momento decisivo per voi. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana, ciao!